Oggi vi porto con me a visitare il palazzo reale più grande del mondo, la Reggia di Caserta, costruita a partire dal 1752 da Luigi Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone. Caratterizzata da una pianta rettangolare con 1200 stanze e lo spettacolare scalone d'onore, la struttura si distingue per l'uso della scagliola, una tecnica che imita perfettamente il marmo. Il complesso comprende un parco di 120 ettari diviso tra il giardino all'italiana, celebre per la sua scenografica via d'acqua, alimentata dall'acquedotto carolino, e il romantico giardino inglese, voluto da Maria Carolina d'Austria. Nota anche come set cinematografico per Colossal come Star Wars, la Reggia custodisce una curiosità storica come il primo bidet d'Italia. Al suo interno troviamo la Cappella Palatina, che è un'imitazione di quella di Versailles, e poi tutte le sale di rappresentanza dove sostavano gli alabardieri e dove il re teneva le sue riunioni con i ministri e con i diplomatici di altri stati. Dopodiché abbiamo le camere ottocentesche di Gioacchino Murat e Francesco II, prima delle sale delle stagioni, dove re e regina lavoravano e si rilassavano. Abbiamo poi le camere settecentesche di Ferdinando IV e Maria Carolina d'Austria e infine la Biblioteca Palatina, una raccolta di 14.000 libri collezionati da Maria Carolina. Dopo la Reggia torniamo a Napoli, dove visitiamo il quartiere Vomero, che fino alla fine dell'Ottocento era un'area rurale, ma durante il risanamento divenne un quartiere con ville per i membri delle elite in stile Liberty. Per collegare il quartiere alla città bassa nacquero le iconiche funicolari. La prossima tappa è Castel Sant'Elmo, la cui si gode di una magnifica vista su Napoli. Nato come torre angioina nel 1329, fu ricostruito dagli spagnoli con la sua iconica pianta a stella a 6 punte. Fu poi una prigione di massima sicurezza, mentre oggi ospita il Museo del Novecento. Mentre mangiamo da Nennella, vi dico alcune cose su Napoli, a cominciare dal fatto che la città è definita innanzitutto dal calore umano, un mix di espansività, dialetto e arte di arrangiarsi che rende i quartieri un'estensione della casa. Tra fede e scaramanzia, il legame con il sacro è viscerale, dai santi come San Gennaro al mito di Maradona, simbolo di riscatto contro il nord. L'economia respira grazie al boom del turismo e al porto, pur lottando con la disoccupazione e l'economia sommersa. Sul fronte del trasporto, città vanta una rete di funicolari storica e tre metropolitane con la linea 1 in espansione verso l'aeroporto di Capodichino. E infine la politica. Più che di sinistra, Napoli si conferma una città anti-establishment, dalla tradizione monarchica a successore di 5 Stelle e di figure come De Luca. I napoletani tendono a premiare personalità forti e di rottura, confermando un'identità politica complessa e fuori dagli schemi classici. Il video completo lo trovate sul mio canale YouTube.